Ho capito dalle decine di richieste di tutorial che mi sono arrivate sui social che siete innamorate del design di questo braccialetto all'uncinetto, facile, estivo, leggero, ma soprattutto adatto ai principianti, perché come vedete fatto solo di 2 fili di catenelle. L'ho chiamato a braccio per il design che si va a creare con le catenelle con i 2 colori di filato. Può essere realizzato sia con filato in poliestere che con il cordino. Questa variante più semplice del filato diciamo che è adatta anche a uomo, a braccialetto da uomo, e può essere non solo un braccialetto ma anche una cavigliera, perché vedete è molto fine. Continuiamo. Dopo questo che avete visto appena pubblicato, che si chiama braccialetto Ego, oggi facciamo il braccialetto a braccio. Voi cosa vorreste fare? Un braccialetto, una cavigliera? In che colori? Con quali materiali? Fatemelo sapere nei commenti e andiamo con la lista dei materiali. Oggi lo facciamo con questi 2 cordini in poliestere, sono di spessore 1 millimetro, e uncinetto numero 2, vedete, numero 2, ci serviranno le forbici, un bottone se vogliamo chiuderlo col bottone. Per le chiusure vi dico ho usato diversi tipi di chiusura, questo col bottone, questo con il moschettone in acciaio, oppure questo con capocorda, vedete, e anellino, aspettate, col moschettone che si può anche allungare, quindi è comodo questo, mentre questo col bottone dovete sapere esattamente la lunghezza del braccialetto della cavigliera, oppure si può fare con coprinodo, come in questo caso, vedete, si schiaccia qua, poi vi farò vedere tutto tutto in dettaglio quando arriveremo alla parte della chiusura, però ve lo dico adesso come lista dei materiali per capire già dall'inizio come volete chiuderlo. Noi oggi lo chiuderemo penso con questo bottone perché va più in tinta con i colori. Poi servirà, se volete fare queste decorazioni, che ve le farò vedere anche nel tutorial, queste che aggiungiamo dopo, servirà un ago e un filo dello stesso colore di quello dove andremo a mettere la decorazione, quindi in questo caso dorato, però il filo è più sottile, di quello di lavorazione. E vi servirà anche un ago con la cruna grande che andremo a usare dopo che mettiamo il bottone per andare a nascondere il filo, per tornare nella lavorazione. Penso sia tutto. Per chi lo vuole decorato come questo, ovviamente servono un po' di componenti, fiorellini, stelline, anche lettere, perline, cristalli, quello che avete. Per questa variante ho usato un filato in poliestere spessore 0,80 che ho lavorato con un uncinetto 1,50, mentre per questo lo spessore è di 1 millimetro e lo lavoreremo come dicevo con uncinetto da 2, quindi in base allo spessore del filato scegliete l'uncinetto. Con il numero 2 ho lavorato anche questo in cordino, che sono questi materiali. Ok, prendiamo l'uncinetto, prendiamo i 2 capi di filo, li mettiamo alla stessa posizione di inizio,
lasciamo qualche centimetro, 7-8 centimetri, e iniziamo, appoggiamo l'uncinetto, aspettate, appoggiamo l'uncinetto e facciamo la prima asolina, questa del nodo, lavorandoli insieme. Tiriamo un pochino. Adesso li lasciamo così e iniziamo a lavorare questo dorato. Per non perdersi l'asolina, quella che lasciamo da sola, libera, la tiriamo un pochino. Quindi prendo questo dorato, prendo il filo dorato e inizio a fare 3 catenelle. Non la lasciate troppo leggera qua all'inizio perché poi si vede male, quindi tiro un pochino e faccio 1, 2 e 3 e la lascio qua sopra. Adesso vado a prendere questa marrone, prendo il filo e lo passo dietro alla fila di catenelle dorate, quindi il filo marrone che dobbiamo lavorare, quello lungo, vedete, non la codina che abbiamo lasciato, il filo lungo lo spingiamo col dito qua dietro. Possiamo anche fare così, aprirli un po'. Questo dobbiamo lavorarlo adesso. Tiriamo un po' il filo, ecco, vedete, tiriamo da qua, così la catenella iniziale non rimane troppo larga, e iniziamo a fare sempre 3, 1, 2, 3 catenelle. Adesso le mettiamo insieme, prendiamo entrambi i fili e chiudiamo tutto. Il segreto adesso arriva, perché se qua c'è il marrone, qua c'è il dorato, adesso dobbiamo invertirli per ottenere l'effetto a braccio. Come facciamo? Siccome il marrone lo devo lavorare da questa parte, faccio il trascinamento, vedete, il marrone se lo vado a portare da questa parte, quindi stavamo qua, vado a prendere il dorato e lo trasferisco dentro qua, da questa parte, e il marrone lo prendo un po' e lo allargo un pochino, lo tiro per farsi vedere così che ho fatto il cambio. Adesso prendo il marrone, prendo il filo marrone che devo lavorarlo a lui qua e faccio 3 catenelle, vedete, l'ho rimpicciolita l'asolina, 1, 2 e 3 e lo lascio un po' largo. Prendo il dorato, tiro un po' filo, lo sposto, attenzione che qua c'è l'idea importante, questo rimane qua, lo vedete, questo dorato lo devo spostare da dietro la lavorazione, quindi lo sposto da dietro, lo spingo col dito questo verso l'uncinetto, lo rimpicciolisco un po' tirandolo da qua e adesso faccio le 3 catenelle, 1, 2 e 3, unisco con quell'altro sull'uncinetto, le metto così pari, allungo un po' il filo, metto in tensione giusta, vedete, le tiro un po' e adesso chiudo tutto insieme. Un'altra volta al passaggio, quindi il dorato va adesso a sinistra, già si è messo in posizione, quindi non devo fare nessun passaggio, devo solo controllare se il dorato usciva di qua, lo dovevo spostare di là, mentre sta già in posizione giusta, quindi li lascio un po' larghi, prendo il filo dorato, faccio le 3, 1,
2, 3 catenelle, lo lascio qua sopra, prendo questo, ricordo il segreto, prendo e lo passo qua dietro, spingo questo verso sinistra perché devo lavorare il marrone, lo stringo un po' e faccio le 3 catenelle, prendo il dorato, allungo tutto e chiudo insieme. Vedete, adesso il dorato è rimasto da questa parte, invece devo andare a trascinarlo, a farlo passare al posto del marrone. Ecco, e adesso andrò a lavorare prima il marrone, tiro fuori, prendo il marrone, lo lavoro, poi vado qua, passo il dorato per dietro e vado a lavorare il dorato. Attenzione che quando facciamo i passaggi i fili si fanno un po', si gira uno intorno all'altro, però con calma li aprite e andate avanti. Facciamo così della lunghezza desiderata, facendo sempre attenzione alla modalità di chiusura, perché per esempio io questo l'ho misurato bene, l'ho fatto abbastanza giusto, diciamo, per il mio polso, mentre questo, perché mi sono sbrigata a chiuderlo, dobbiamo tenere conto quindi della chiusura che metteremo, della lunghezza che verrà con la chiusura aggiunta, che vedete si è allungato di un pochino di più. Arrivati alla lunghezza desiderata andiamo a tagliare il filo e lasciamo le asoline così aperte. Dall'altra parte, mettendo il lavoro sulla parte davanti, vedete ce ne ha due parti, qua ho tagliato il capo di filo iniziale, prima ho inserito una perlina, facciamo lo stesso da questa parte, inseriamo una perlina e andiamo a fare un nodino se vogliamo chiuderlo così, altrimenti al posto di mettere perlina e nodino, perché io qua vado adesso ad inserire il bottone e a cucirlo, vedete come ho fatto questa chiusura, me la sono inventata adesso perché in quest'altro il bottone l'ho fatto alla fine del braccialetto, però mi piace di più l'idea che va incastrato qua dentro la lavorazione. Quindi se vogliamo invece del bottone chiuderla con come vi dicevo, come quest'altro, con un cordino, con un capocorda, allora col moschettone anellini, dobbiamo prendere un terminale per cordino. Ecco, vedete come si deve fare. Lo appoggio così con entrambi i fili, li appoggiamo qua, mettiamo un puntino di cola con la parte questa dell'asolina metallica all'esterno, quindi non verso il lavoro. Mettiamo così, prendiamo la pinza dopo aver messo un puntino di cola e andiamo a chiudere prima da un lato e poi giriamo e chiudiamo dall'altro lato e si forma questa chiusura. Poi aggiungiamo l'anellino e dall'altra parte anellini con moschettone e abbiamo fatto questo tipo di chiusura, mentre adesso ve la voglio fare con il bottone. Quindi ho detto, abbiamo messo una perlina, chiudo bene, taglio, qua metterò un puntino di cola dopo e metto il lavoro così, apro qua, metto il bottoncino, prendo, lo giro, prendo il filo con ago che vi dicevo che abbiamo preparato prima per inserire le decorazioni,
faccio un po' di puntini per bloccare il bottone e qua non mi fermo tanto, basta che attraversiamo da un lato dall'altro. Facciamo anche per qua sotto. Voi fatelo meglio, con più calma, che il bottone deve stare ben fermo. Poi questo lo taglieremo e così via. Adesso, prima di andare avanti con le decorazioni, visto che abbiamo già inserito il filo, ho pensato che la chiusura, l'asolina di chiusura, di farla direttamente dal braccialetto. Quindi invece di 3 asoline per ogni laterale ne ho fatte 4. Vediamo se chiudendole sono giuste per il nostro bottone. Chiudo, trascino, vedo se aprendo è giusto, l'apertura è giusta ed è così, perfetto. Allora a sto punto come facciamo a chiudere qua? A questo punto prendiamo i capi di filo rimasti, col lavoro verso mano destra e faccio un nodino, lo avvicino più possibile alla parte del braccialetto lavorata, stringo forte con l'unghia e si è fatto il nodino. E possiamo fare la stessa cosa della perlina, che inseriamo perlina e facciamo nodino come abbiamo fatto qua, oppure possiamo mettere un ago e andare a nascondere il filo qua dentro. Ogni colore va nascosta dalla parte sua con un ago grosso. Anche questo da lana, però forse meglio con un ago più, ecco, così possiamo anche ripassare nel nodo e poi andiamo qua dentro il lavoro e andiamo a nascondere il filo. Quindi scegliete la variante che più vi piace, o così, e qua sul rovescio andiamo a fare un po' di passaggi, tanto poi ci viene pure quel filo fine per chi fa la decorazione che va a bloccare questo, e qua possiamo tagliare. Quindi sì, faremo così anche da quest'altra parte con quest'altro filo e andiamo a nasconderlo dietro. Poi questa farà direttamente da asolina, che poi per non lasciare il nodino così andiamo ad abbellire con qualche decorazione quando finiamo. Adesso vado avanti. Cosa ne pensate? È venuto molto bello, molto fine. Chi vuole lo può lasciare così semplice, altrimenti andiamo avanti per abbellirlo ancora di più. Ecco, apriamo l'asolina e continuiamo dopo aver fissato il bottone, e vedete non si è fissato bene, ma dopo lo farò meglio. Prendiamo l'ago, prendiamo i nostri componenti e andiamo ad inserire qualcosina. Vi è piaciuto tantissimo, mi avete detto che siete innamorate della sua eleganza e semplicità soprattutto, e anche io amo tanto la semplicità. Adesso andiamo a seguire per abbellirlo solo la parte dorata, visto che inseriamo componenti dorati, il filo dorato,
andiamo ad aggiungere cose solo dalla parte dorata. L'ho messo sulla parte davanti, vado da qualche parte così a caso, infilo l'ago da un laterale e prendo un componente. Diciamo che, vabbè, essendo all'inizio vicino al bottone, prendo questa perlina, la faccio scorrere. Il filo per cucire dovrebbe essere nel modo che abbastanza lungo, che vi basta fare 2 giri avanti e indietro per fissare bene i componenti. Quindi questa perlina l'ho aggiunta e ritorno nell'asola, nella catenella qua di partenza, vedete, la vedete, e prima di chiuderla infilo in questa asolina per fare un nodino, per fissarsi meglio. Eccola, vedete come l'ho chiusa? Adesso ripasso, vado avanti andando sotto per non disturbare il disegno dei filati. Vado sotto, questa è rimasta qua. Ok, adesso da qualche parte qua mi fermo, prendo un altro componente, prendo questa stellina, la appoggio, ritorno nel lavoro per bloccarla da quest'altra parte dove sta. Ho messo pure, ecco, vedete, l'ho bloccata con un'altra perlina, però non serve per forza. Ecco come la riusciamo a bloccare. Facciamo così e torniamo in questa asolina. Tanto se non si blocca, non si posiziona bene adesso col primo giro, quando torniamo possiamo lavorarla di nuovo, farli proprio così. Cercate di metterla nella posizione che vi piace di più, altrimenti riandiamo sotto. Ecco, possiamo anche ritornare nella stellina stessa e poi di nuovo qua nelle catenelle. Ecco, vedete come si è sistemata bene. Adesso continuo il giro al rovescio, però quando inserisco i componenti mi ricordo di mettere sulla parte che sta sul davanti, questo delle V. Adesso inserisco qua e ci metto un altro componente, tipo così. Lo blocco pure lui con questo tipo di nodo e ripasso al prossimo sempre da sotto, sotto il marrone. Guardate come sta venendo bellissimo e andiamo così ad abbellire fino alla fine. Un altro dettaglio: se volete che i componenti vengono più all'esterno, li cucite più al fuori dalla catenella, mentre se volete come qua proprio sopra il braccialetto, li cucite dentro, come andremo a fare qua, dentro proprio sulla striscia di catenelle. Ecco, vedete, prendiamo e torniamo qua sopra direttamente nel lavoro.
Ecco, vedete qua, sono messe più all'esterno. Vi piace questo braccialetto che abbiamo realizzato insieme? E continuate a seguirmi perché arriverà anche lo stesso modello a braccio ma con perline incorporate della linea gioielli estivi 2026 Trend Crochet, perché faremo tante cose facili, semplici, specialmente per questa stagione da indossare in spiaggia e in tutte le occasioni. Voglio sapere da voi se lo farete come braccialetto o come cavigliera, se lo volete fare oppure se l'avete provato a fare, avete qualche difficoltà, fatemi sapere tutto nei commenti. Vi aspetto e grazie a tutti. Arrivederci.